Ciao e bentornato nel mio canale. Se sei nuovo, benvenuto, e allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati nel canale, e mi raccomando, lasciami un bel like e un bel commentino qua sotto. Ti ho fatto dei tutorial dove ti ho fatto vedere come realizzare i foulard e abbiamo fatto tre tipologie insieme, tre tipologie di foulard. Uno con normale, cioè lungo, e quindi ti ho fatto vedere tutta la esecuzione passo passo. Un altro te l'ho fatto con le frange, quindi con l'applicazione delle frange, e l'ultimo che ti ho fatto è con i tessuti di Jola con la Tour Eiffel, che io amo, e quello l'ho fatto con un inserto di tessuto diverso, quindi quando non ti basta il tessuto, quando lo avresti più lungo, c'è sempre la possibilità di aggiungere un tessuto, ovviamente in tinta con il tessuto che hai utilizzato per fare la sciarpa o il foulard. Nel 1937 Hermès mette in commercio un quadrato di stoffa in twill di seta 90x90 e lo sponsorizza insieme alla borsa di Kelly, la borsa Kelly di Hermès, famosissima perché è stata creata questa borsa, come sappiamo, in onore di Grace Kelly, che infatti la indossava spesso. Ogni quadrato richiede 300 bozzoli di seta e viene serigrafato colore per colore. È arrotolato, quindi rifinito, esclusivamente a mano. Ecco perché costano molto, perché sono fatti interamente a mano. Sono stati prodotti circa 1500 modelli ogni anno e se ne aggiungono sempre 15 nuovi, quindi a cui 1500. Il foulard è sempre stato un accessorio femminile molto chic, utilizzato da tante dive di Hollywood, da Marilyn Monroe, Audrey Hepburn e tante altre, perché era proprio un simbolo di femminilità e di eleganza. Sono d'accordo perché a me piacciono tantissimo i foulard e oltre a farmeli ne ho anche molti perché mi piace indossarli, perché mi piace anche coprire il collo. Soffrendo di cervicale, il mio collo deve essere sempre coperto, quindi è anche una questione di salute. Parliamo anche dello scialle. Lo scialle ha sempre avuto un'importanza molto fondamentale nella vestizione, diciamo, delle donne. Anche le donne sarde, per esempio, indossavano gli scialli che erano fatti di lana e che poi quelli più importanti erano ricamati con le rose, tutti ricamati a mano, che noi sardi conosciamo molto bene, ma comunque lo scialle è stato utilizzato in tutto il mondo. Solitamente infatti veniva realizzato in lana. L'obiettivo, il suo scopo ovviamente era quello di tenere caldo. Oggi magari più per moda, più per sfizio e perché ci piace, ecco, una forma rettangolare o triangolare. Quelli sardi per esempio sono triangolari con le frange e li ho fatti anche io nelle mie collezioni. Ti lascio qui alcune mie creazioni se ti fa piacere. Ha iniziato a essere utilizzato appunto lo scialle dal 700, moltissimo, dal 700 all'800. Veniva fatto con il cashmere che è stato scoperto come tessuto nelle campagne napoleoniche e successivamente in Europa grazie alle colonie britanniche insediate in India,
che poi lo importano un po' in tutto il mondo. Se vuoi realizzare uno scialle o una sciarpa, un foulard, quali sono i tessuti che ti consiglio? Sono questi che ti indico adesso. Il crêpe de Chine per dei foulard molto leggeri, impalpabili e trasparenti. Il twill di seta, lo stesso che è stato utilizzato appunto da Hermès per fare i foulard. La garza di cotone, quindi un cotone molto leggero, molto morbido. E il voile di cotone oppure di seta, quindi un voile. Io li ho fatti di tutti i tessuti, li ho fatti di voile, li ho fatti di cotone, li ho fatti di seta, in twill di seta, in crêpe de Chine, li ho fatti un po' con tutti questi materiali, con questi tessuti. Ovviamente la resa cambia a seconda del tessuto che stai utilizzando. Tecniche di cucito. L'ago, devi utilizzare un ago fine universale per lavorarlo, oppure un ago Microtex. Le dimensioni dell'ago che ti consiglio sono circa 60-70. Per rifinire i bordi, perché chiaramente noi tagliamo la nostra sciarpa, il nostro foulard, io ti ho fatto vedere tutti i foulard che erano doppiati, quindi lo rivoltavo e quindi era abbastanza facile, ma ci sono dei foulard che devono essere rifiniti nei bordi e li possiamo rifinire in vari modi, realizzando un orlo arrotolato a mano come facevano e come fanno per i foulard di Hermès, oppure a macchina, che è più ovviamente grossolano, con la taglia e cuci, un orlo roulé. Oppure puoi optare applicando un pizzo oppure delle frange. Insomma, ci sono tanti modi in cui possiamo realizzare e personalizzare i nostri foulard o scialli. Possiamo sbizzarrire veramente la nostra fantasia, li possiamo fare, come abbiamo visto, anche di colori diversi, con applicazioni di pizzi, con double face, quindi di un colore da una parte e un colore dall'altra. Possiamo veramente sbizzarrirci ed è questa poi la gioia del cucito poi alla fine, perché il cucito è creatività, il cucito è utilizzare la nostra fantasia al massimo. Io spero che questo video ti sia piaciuto, fammelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Buon cucito sartoriale creativo, ma soprattutto terapeutico. Ciao e al prossimo video.